Morte a 33 giri, titolo originale Trick or Treat, è un film horror del 1986 diretto da Charles Martin Smith. Il film, pur essendo considerato di nicchia, è riuscito a ritagliarsi uno spazio di culto tra gli amanti dell'horror e della musica heavy metal, grazie alla sua combinazione di elementi soprannaturali, satira sul panico morale legato alla musica rock e una colonna sonora di tutto rispetto. La trama ruota attorno a Eddie Weinbauer, un adolescente emarginato e fan accanito del metal, che idolatra il musicista rock Sammy Carr. Quando Sammy muore in un misterioso incendio, Eddie entra in possesso di un disco inedito dell'artista, che, riprodotto al contrario, risveglia lo spirito vendicativo di Sammy. Da quel momento la vita di Eddie cambia radicalmente, mentre Sammy sfrutta l'energia elettrica per compiere una serie di atti di violenza e distruzione, incitando Eddie alla vendetta contro i suoi bulli. Il film si colloca perfettamente nel contesto degli anni '80, un periodo in cui il rock e il metal erano spesso demonizzati dai media conservatori, accusati di essere veicoli di messaggi satanici. Morte a 33 giri sfrutta abilmente questa paranoia, mescolando la paura del soprannaturale con la ribellione giovanile tipica del periodo. Ciò che rende il film interessante è proprio la sua capacità di cogliere questa tensione, seppur in modo ironico e a tratti esagerato, regalando agli spettatori una satira sociale mascherata da horror. Le performance del cast, in particolare quella di Mark Price nel ruolo di Eddie, sono solide per gli standard del genere, anche se a tratti il film risente di alcuni cliché tipici degli horror anni '80. Inoltre, Morte a 33 giri è impreziosito dalla partecipazione di icone come Gene Simmons dei Kiss e Ozzy Osbourne in ruoli cameo, che rendono il film ancora più apprezzabile per i fan della musica. A tutti gli effetti, è proprio la colonna sonora di Morte a 33 giri uno degli elementi più iconici e memorabili del film, fortemente legata al mondo del rock e dell'heavy metal, generi che erano al centro dell'attenzione e spesso della controversia negli anni '80. L'intera colonna sonora è stata composta e interpretata dalla band britannica Fastway, un gruppo hard rock fondato dall'ex chitarrista dei Motorhead, Fast Eddie Clarke, e dal bassista degli UFO, Pete Way. Questa scelta ha dato al film una solida credibilità musicale nell'ambito del rock pesante. L'album che accompagna il film è stato pubblicato nel 1986 ed è considerato una vera e propria gemma del rock anni '80. Le tracce sono caratterizzate da riff potenti, assoli di chitarra elettrizzanti e ritmi aggressivi, perfettamente in linea con l'estetica ribelle del film. I brani riflettono il mix di energia, rabbia e ribellione giovanile che attraversa la trama. Trick or Treat, la canzone omonima del film, è un classico esempio di heavy metal anni '80, con un ritmo incalzante e cori potenti. Il testo parla di tematiche di ribellione e inquietudine, rispecchiando i sentimenti del protagonista. After Midnight è invece un brano dal ritmo più melodico, ma sempre carico di energia rock, perfetto per le atmosfere notturne oscure del film. Jump Stop the Fight è uno dei brani più apprezzati, con un messaggio chiaro di resistenza e determinazione, che si collega al tema della vendetta del protagonista. Stand Up, infine, è una canzone motivazionale e antemica, con un ritmo trascinante che incarna lo spirito ribelle del metal e l'autodeterminazione. La colonna sonora riesce a catturare l'essenza del film, conferendo una potente atmosfera rock che contribuisce al suo fascino. Inoltre, le canzoni sono talmente integrate nella storia che diventano quasi un personaggio a sé stante, accompagnando Eddie nel suo viaggio oscuro con Sammy Carr. Visivamente il film è tipico del periodo, con effetti speciali pratici che oggi possono apparire datati, ma che all'epoca avevano il loro fascino. Le scene in cui Sammy Carr prende vita attraverso la corrente elettrica sono un mix di tensione e camp, con un'atmosfera che oscilla tra il terrore e il divertimento grottesco. Piccola curiosità: il personaggio di Eddie Munson in Stranger Things 4 sembra essere ispirato in parte da Eddie Weinbauer. Entrambi sono adolescenti outsider legati alla musica heavy metal, emarginati nelle loro comunità. Eddie Weinbauer è un adolescente bullizzato e isolato nella sua scuola, mentre Eddie Munson è il leader del gruppo Hellfire Club,
un ritrovo di nerd e appassionati di Dungeons and Dragons, che lo rende un personaggio ai margini della società di Hawkins. Condividono il nome Eddie e l'aspetto fisico, capelli lunghi, abbigliamento rock metal, e vivono nel contesto del panico morale degli anni '80, in cui il metal e giochi come Dungeons and Dragons erano accusati di essere legati al satanismo. Tant'è che in Stranger Things 4 Eddie Manson viene accusato ingiustamente di essere coinvolto in omicidi e rituali satanici a causa della sua passione proprio per il metal e D&D. Nonostante queste somiglianze, Eddie Manson è un personaggio più complesso e sviluppato rispetto a Eddie Wayne Bauer, con una narrativa più approfondita. Tuttavia è evidente che i creatori della serie abbiano tratto ispirazione dalla cultura pop degli anni '80 e Morte a 33 giri potrebbe essere stato una delle fonti per la creazione del personaggio. In conclusione, Morte a 33 giri è un film che non si prende troppo sul serio, ma che proprio per questo riesce a divertire. Non è un capolavoro dell'horror, ma offre una buona dose di intrattenimento per chi ama il connubio tra musica rock e film di paura. Gli appassionati del metal e del cinema di genere troveranno in questo film un piccolo tesoro nostalgico, mentre chi è meno incline al lato musicale potrebbe trovarlo semplicemente un curioso prodotto degli anni '80 e rintracciarvi le origini di uno dei personaggi più iconici e amati di Stranger Things, senza dubbio una delle serie più popolari degli ultimi anni. Voto 7 su 10.